Ciao a tutti ragazzi, in attesa dell'arrivo del vero regalo di Natale per la mia GT ho deciso di farle questo piccolo pensierino. Parliamo quindi degli indicatori di direzione a LED dinamici da installare sugli specchietti retrovisori. La sostituzione è molto semplice, possiamo farla tranquillamente da sole. Per tutta l'operazione basterà un giravite a taglio di piccole dimensioni e una Torx T10. Abbiamo già visto come rimuovere la calotta degli specchietti senza rimuovere il vetro dello specchietto, quindi evitando rotture. Se avete perso il video lo trovate all'interno della playlist Golf GT MK8 nel mio canale, quindi partiamo dalla fase successiva alla rimozione della calotta. Ho rimosso la calotta, adesso dobbiamo procedere alla rimozione di queste due T10 e dello spinotto che alimenta l'indicatore di direzione. Ha una piccola mollettina da premere e verrà fuori, tale e quale allo spinotto dell'indicatore dell'angolo cieco. Non li confondete quando li rimontate, quello azzurro è per l'indicatore dell'angolo cieco, quello nero è per l'indicatore di direzione. Una volta rimosso lo spinotto e le due viti Torx, vedete qui dentro c'è quella linguetta, dobbiamo farla sganciare da questo supporto. Appena sganciata partiamo dall'interno dell'abitacolo, alziamo la freccia e la sfiliamo verso avanti, perché ricordate che c'è questa parte che sta nell'interno dello specchietto, quindi se fate leva la spezzate. Prendiamo il nuovo indicatore, partiamo al contrario di prima, quindi con questa sporgenza che segnala l'indicatore di direzione attiva all'interno dell'abitacolo, lo posizioniamo nel suo alloggio e mettiamo l'indicatore. Verificate che la clip vada d'incasso, aiutatela col dito, rimettiamo le viti, mi raccomando è plastica, non stringete a morte. Parlando in coppia di serraggio in newton metri, la plastica va stretta tra i 5 e gli 8 newton metri, quindi è veramente poco, non serve che tirate a morte. Rimettiamo lo spinotto. A spinotto rimesso verificate che tutto sia ben allineato. Prima di rimontare la calotta accendete le 4 frecce e verificate che tutti e due i nuovi indicatori di direzione funzionino correttamente. Questo il risultato con indicatore spento, questo con indicatore acceso. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao a tutti ragazzi!